Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere le energie disponibili per quello che riguarda il lavoro per il mese di maggio e iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega proprio come unire il significato di diversi oroscopi. E trovate anche altri link a video utili e la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere. Allora, partiamo con la carta della sacerdotessa al contrario. Abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di coppe, un re di bastoni e un 8 di spade. Interessante. Allora, devo dire che nella prima parte di maggio, avendo la sacerdotessa al contrario, ho come la sensazione che qualcuno qui non stia ascoltando il proprio intuito, non sia esattamente in connessione con la propria parte spirituale. Ho anche l'idea con il 3 di bastoni che in un certo modo ci sia una sorta di avanzamento. Per qualcuno il 3 di bastoni fa riferimento ad un viaggio, fa riferimento ad uno spostamento, è comunque un progetto che, diciamo così, promette un certo avanzamento. Il 3 di coppe, al contrario, può parlare di o una certa esigenza, una certa voglia di, diciamo, andare avanti per conto proprio, come se fosse una sorta di isolamento dalla società, o comunque è una sorta di, ehm, come vi posso dire, non collaborazione mi viene anche da dire quasi. Perché di solito il 3 di coppe è una carta che parla di amicizie, di qualche cosa che c'è da festeggiare, però qui è un po', adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però voglio dire è un po' come se c'è qualche cosa inerente o al gruppo di lavoro, magari, o qualche collega con il o la quale avete instaurato un rapporto di amicizia, che vi devo dire viene un po' in carenza. Vedendo le carte così ho come la sensazione che siate voi a correre dietro qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 8 di coppa al contrario. Sì, ripeto, l'otto di coppe è una carta che indica una cerca ricerca interna, ma essendo al contrario è proprio come se non ci fosse una connessione con il vostro intuito. Semplicemente vi state barcamenando, perlomeno nella prima settimana di maggio, nel mantenere tutto sotto controllo, nel gestire più cose. Tenete presente che la sacerdotessa è anche quella carta che vi parla di scegliere, di effettuare una scelta. E qui, essendo girata al contrario, è come se foste nella necessità di gestire più cose e dovete probabilmente effettuare una scelta su che cosa lasciare indietro, che cosa portare avanti o su che cosa potenziare, per esempio. E ve lo dico appunto perché abbiamo questo 3 di bastoni che adesso andiamo a vedere. 3 di spade e 10 di bastoni. Decisamente è un po' come se nella seconda parte nella seconda, diciamo, la parte di mezzo di maggio abbiate la necessità di lasciarvi indietro determinati pesi, determinate aspettative. Sono aspettative che vi fanno soffrire. Fate attenzione che non siano aspettative legate all'ego. Perché comunque c'è ancora un 3 di spade, c'è una certa sofferenza dentro di voi che è ancora presente. Andiamo a vedere il 3 di coppe, sacerdotessa nuovamente, 9 di coppe e 6 di bastoni al contrario. È come se foste soddisfatti ma non vi sentiste
riconosciuti. Cioè, da un lato siete soddisfatti del vostro percorso, del percorso che andrete a fare in queste prime settimane di maggio, però dall'altro è come se vi mancasse qualche cosa, se vi mancasse un riconoscimento dall'esterno. Andiamo a vedere il Re di Bastoni, perché può anche essere che il riconoscimento vi manchi da parte di questa persona o del gruppo di cui parlavamo prima. Allora, è uscito un 5 di coppe che sono 5, 5, 5 di coppe, 5 di spade. Adesso scusate un attimo, mi è volata la carta, la recupero. Ed è un 3 di bastoni. Nuovamente, ce l'avevate già qui. Mi fa morire perché qui ha la bacchetta magica. È come se stesse facendo un incantesimo, è come se stesse cercando di manifestare qualcosa. Guardate, se vi aspettate una sorta di aiuto da questo Re di bastoni, ragazzi, ho la sensazione che non arriverà in questo periodo. Ho più l'idea che sarete voi che dovrete fare tipo un vostro percorso, un vostro avanzamento, diciamo in solitaria, anche un po' per il 3 di coppe che ho qui al contrario. Dirvi che ci saranno grosse entrate monetarie ho idea di no, ragazzi, ma per fortuna non ci saranno neanche grosse uscite. Quindi diciamo che le cose potrebbero rimanere su un livello tranquillo, mi verrebbe da dire, perlomeno a livello economico. E se per caso appunto a livello lavorativo vorreste fare un passo in avanti, qui è un po' come se vi dicessero di farlo per conto vostro, di non appoggiarvi troppo all'esterno, di non sperare troppo in qualche aiuto dall'esterno. Però tutto sommato direi che è un mese tranquillo. Nel caso non abbiate un lavoro, ragazzi, e che siate in cerca, vi dico che è un po' difficile in questo mese avere qualcosa di certo, però, cioè tipo un contratto scritto. Però è anche vero che le carte vi consigliano di andare un po' oltre rispetto a quello che siete abituati, di tagliare, togliere le aspettative che avete. Cioè, io penso di essere in grado di svolgere solo quella determinata fascia di lavori e invece questo potrebbe essere una credenza limitante, nel senso che magari semplicemente perché voi non vi siete mai sperimentati in un altro lavoro, non potete sapere se potreste essere effettivamente capaci, più capaci o meno capaci rispetto ai lavori che fate di solito. È un po' come un consiglio ad andare oltre i vostri limiti. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Quindi se state cercando curriculum è un po' come se vi dicessero mandateli anche in luoghi fisici più lontani. Per esempio, non lo so, se state cercando lavori nel raggio di 20 km da casa vostra, vi faccio un esempio come un altro, ecco, il consiglio è di cercare entro i 50 km. 50 l'ho detto io così, in realtà non lo dicono le carte. Allora, ecco, solitudine, che era un po' quello che sentivo io qui prima, no? Il fatto di essere soli però non vuol dire di essere, cioè, meglio detto, il fatto di essere in solitudine non vuol dire che ci si senta soli, anzi, molte persone che scelgono di stare sole, o hanno, diciamo, riescono a godersi la loro solitudine, è perché sono in totale armonia con il tutto. Il più grosso tesoro sono le persone che aspettano silenziosamente nella quiete dei tempi. Bellissima carta. E poi questa carta vi dice di guardare in un libro. Qualunque sia la questione proprio adesso, potresti trovare la risposta in un libro. Le parole che troverai ti porteranno dentro le tue profondità più nascoste. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che insomma la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti agli amici del Leone.
Anche per voi andiamo a vedere quali sono le energie disponibili e, come dico sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo, e se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate anche altri link utili. E sempre lì nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 5 di bastoni, il Papa, la temperanza e un 6 di coppe. Allora, devo dire che nel mese di maggio ci potrebbe essere parecchia competitività nel lavoro, potrebbero anche esserci delle discussioni per qualcuno o dei punti di vista diversi, magari tra colleghi o più tra colleghi che tra capo e dipendenti, però diciamo è un periodo bello dinamico, perlomeno la prima parte di maggio. Con il Papa io qui ho la sensazione che ci sia qualche cosa da regolarizzare, qualche cosa da mettere a posto. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi, però è come se o non vi fosse riconosciuto il vostro vero valore o non avete un contratto, diciamo, ufficiale, o è come se il vostro spirito di competizione, appunto, non fosse riconosciuto, non fosse reso pubblico, una cosa di questo genere. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio, perché poi abbiamo anche la temperanza al contrario, che mi parla di una sorta di disequilibrio. Quindi, o potrebbe anche essere impazienza. Però se fosse disequilibrio, per esempio, potrebbe essere un disequilibrio tra quello che è il cuore e quello che è la mente. 6 di coppe, andiamo poi a vederlo subito direttamente con i mini tarot. Partiamo dal 5 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un re di spade e l'imperatrice. Allora, devo dire che potrebbero essere due figure intorno a voi, magari un capo o una capa, un supervisore, insomma. Però queste scaramucce, questa competitività potrebbe proprio essere o con questo re di spade o con questa imperatrice. Se non fossero due persone, perché magari siete autonomi, in ipotesi, ho la sensazione che abbiate bisogno di fare un progetto, di fare una lista, di fare un piano di lavoro per raggiungere la prosperità e l'abbondanza. Andiamo a vedere il Papa. 8 di pentacoli, non male. E 7 di pentacoli. L'8 di pentacoli è una carta che appunto riguarda il lavoro, riguarda qualche cosa che è stato costante. È come se vi dicessero di non aspettare a rendere pubblico qualcosa, di non aspettare per quello che riguarda anche eventualmente la vostra capacità, cioè di mettere, come dire, al servizio la vostra capacità di leadership. Vi dico così perché il Papa di solito è una persona che guida le masse, è una persona che ha la capacità di canalizzare i messaggi dall'alto e di divulgarli al popolo, li traduce, letteralmente è un traduttore. Quindi qui è come se ci fosse qualche cosa a livello di lavoro che dovete mediare o che dovete appunto ancora regolarizzare. E c'è una sorta di impazienza. Per qualcuno, se per esempio questo lavoro dovesse essere nuovo o è un campo appunto dove c'è tanta competizione, qui vi dicono di lavorare anche sotto, cioè non solo quello che si vede, quello che vedono gli altri, ma è anche un po' come se vi dicessero cercate di crearvi una buona base di rinforzo, una buona base su cui appoggiare il vostro lavoro. Per qualcuno, ragazzi, se per esempio siete senza lavoro, potrebbe parlare di un lavoro che non è regolarizzato, che non è regolamentato. Datemi un'altra carta per l'8 di pentacoli. Sì, infatti. Se siete autonomi potrebbe essere una collaborazione, se siete dipendenti potrebbe essere un lavoro che diciamo non è o non è stabile, ma più che questo sento che è come se fosse un lavoro in sordina, diciamo.
spot. Andiamo a vedere la temperanza, perché qui c'è qualche cosa che non è in equilibrio. 6 di spade, 5 di spade, cavaliere di spade, tutte spade. C'è qualche cosa a fine maggio, ragazzi, che non sarà in equilibrio, che non vi farà bene. E qui le carte dicono che fondamentalmente dovete diventare un pochettino più determinati per quello che riguarda il raggiungimento dei vostri obiettivi, meno confusione mentale, ma in effetti avete il re al contrario, che se fosse appunto un'energia piuttosto che una persona, vi dice proprio che c'è bisogno di creare dei programmi, di fare le cose in un certo modo, mentre il 5 di spade denota una certa confusione mentale. Invece qui avete bisogno di staccarvi dalle credenze limitanti del passato, staccarvi anche da quello che sono i bisogni dettati dal proprio ego e andare avanti per ottenere semplicemente l'obiettivo che ci si è prefissati, perché poi abbiamo un bellissimo 6 di coppe, che è una carta che parla di sogno. Quindi andiamo a vedere adesso questo 6 di coppe. Forse ce ne sono già, sì, un bel mazzetto. Allora, qui abbiamo un 8 di coppe, un 4 di spade, e 2 cavalieri, ragazzi. Cavaliere di pentacoli e cavaliere di coppe. Qui di nuovo un'altra carta di viaggio come il 6 di spade, un po' come se vi dicessero di prendervi un tempo, di allontanarvi da una situazione o da una persona, perché comunque avete bisogno di guarire. Qui vi ricordo che avete la temperanza che ha un po' la stessa energia del 4 di spade, sono due carte che vi richiedono la necessità di appunto staccarvi per recuperare le energie, non solo da un punto di vista fisico ma anche psico-emotivo. 6 di coppe, come vi dico, è una carta di sogno, ma è anche una carta che fa riferimento al passato, a quello che sono i sentimenti puri e genuini che si provano durante l'adolescenza. Quindi parla proprio di genuinità, di purezza. Adesso in questo mazzo viene raffigurato come una nonna con la bambina. Nei mazzi tradizionali è raffigurato come due bambini che si scambiano fiori. Però comunque poi il senso è sempre quello, la fanciullezza, che è un po'... È anche una carta di sogno perché è quello che si sogna in questa fascia d'età. Guardate, ho come la sensazione che per qualcuno il togliersi da queste due carte voglia dire, ritornare un po' a quello che vi faceva felici quando eravate bambini, quello che volevate offrire. Mm. Interessante, tenete presente che avendo il Cavaliere di Pentacoli comunque le energie sono lentine, Avete 1, 2, 3 cavalieri. Ripeto che potrebbero essere colleghi, e perché no, con uno o più di questi colleghi ho come l'idea che ci sia un sentimento profondo, che non è detto che sia romantico, può anche essere che, non lo so, siete donne, abbiate incontrato una collega nel nuovo posto di lavoro o sia arrivata una collega nuova e con lei abbiate legato, ipotesi, ci sia feeling, ecco. Andiamo a vedere ancora un oracolo da parte delle fatine, vediamo che quanti! E li prendiamo tutti. Ecco, ho già fatto danni. Ok. Allora, wow, viaggio! Ve l'ho detto, c'è un viaggio. C'è un viaggio. Probabilmente per qualcuno potrebbe essere un viaggio di lavoro. Sta di fatto che questa carta, ragazzi, vi dice di tenere pronte valigie e passaporto, perché che il viaggio sia improvviso o organizzato si sta avvicinando uno spostamento. Poi abbiamo la carta, questa è bellissima, persi e trovati. Allora, questa carta vi dice che finché una persona non si perde, non entra, diciamo così, nell'oblio, non ha la capacità di ritrovarsi. Cioè, in realtà questa carta fa riferimento agli oggetti, però io la sento molto anche connessa con quello che è il proprio sé. Cioè, fin quando appunto non si ha la notte buia dell'anima, diventa difficile riscoprirsi e ritrovarsi. Poi abbiamo wow, ok. Allora, questa fattina, questa carta vi dice che ci sono dei, dei suoni, può anche essere della musica
specificatamente del flauto o musica più in generale, che diciamo in un certo modo vi possano portare le risposte che voi state aspettando. Se magari vi capita, non lo so, quando siete in macchina di ascoltare dei brani di musica, potrebbe essere interessante ascoltare le parole perché appunto qualcuna potrebbe ispirarvi. Poi abbiamo solitudine, questa carta vi indica che anche se vi sentite soli in realtà non siete soli, perché c'è tutto quello che è il mondo della natura intorno a voi, è un po' come essere in unione con il tutto. E dice che il più grosso tesoro è quello di rimanere in silenzio durante i periodi di quiete. Poi abbiamo speranza, wow. La speranza è sempre qui, dice, anche se non la potete vedere. Avere delle aspettative ottimiste ti possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva. E poi abbiamo questa carta che vi dice che ci sono dei segnali che vi stanno arrivando e che è anche se è vero che vedere è credere, cioè io credo quando vedo, è vero anche il contrario. Io quando credo vedo, cioè fa riferimento al fatto che noi con i nostri pensieri, con la nostra capacità di visualizzazione possiamo creare la nostra realtà. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire un po' che energie entrano lavorativamente parlando nel mese di maggio. Vi dico, se siete, scusate, se siete disoccupati, potrebbe arrivare appunto questo lavoro, anche se non è proprio del tutto un lavoro magari stabile e continuativo, potrebbe essere un lavoro spot, ma l'importante è iniziare, a un certo punto l'importante è muovere le energie. E direi che vedo lavoro, non vedo grossissime entrate di denaro, ma non vedo neanche delle grosse uscite. Quindi diciamo che da un punto di vista economico la cosa è tranquilla. Se vi è piaciuta la lettura potete comunque mettere like, potete iscrivermi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E andiamo con gli amici del Sagittario, anche per voi andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di maggio per il settore del lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video che potrebbero interessarvi e sempre lì nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 7 di denari, la stella, abbiamo il 10 di spade, un bellissimo asso di coppe. Interessante amici del Sagittario. Ho come la sensazione che maggio vi tiri un po' giù. Questo 7 di denari al contrario può rappresentare o una sorta di impazienza che andrete a vivere nella prima settimana di maggio, oppure il fatto che c'è ancora del lavoro da fare fondamentalmente, c'è ancora da fare uno sforzo, c'è ancora da lavorare per il futuro. Diciamo che avendo la stella al contrario, qui le cose sono due: o non avete speranze di crescere o non avete obiettivi futuri, perché quando la stella è al contrario indica proprio una sorta di mancanza di obiettivo. Il 10 di spade in realtà è una bella carta quando è girata al contrario, perché ragazzi sta chiudendo un ciclo, sta finendo un ciclo probabilmente di sofferenza, per qualcuno anche magari di fatica finanziaria, e terminiamo con un bellissimo asso di coppe che andiamo poi a vedere dopo di che cosa si tratta. Bene, cominciamo con questo, ok, grazie, 7 di pentacoli, fante di spade e asso di bastoni. Allora, qui avete tanta energia, tanta forza nel mese di maggio, tanta iniziativa, tanto entusiasmo, tanta passione per iniziare qualche cosa, ma avendo il fante di spade, ragazzi,
è come se vi mancasse qualche cosa a livello pratico, perché quando c'è un fante di spade ci sono tante belle idee, a livello progettuale, a livello di proprio genialate, cioè idee geniali. C'è tanto entusiasmo anche lì, però appunto avete il 7 di pentacoli al contrario, è come se mancasse la parte o economica per mettere in pratica questo, diciamo questo miglioramento, questo nuovo inizio, perché avete comunque un asso di bastoni. Andiamo a vedere la stella. Mm, 6 di bastoni e 6 di pentacoli, molto bene. Ho come la sensazione, vedendo questo gruppo di carte, che qualcuno pensi di essere arrivato, che pensi di... cioè il fatto che la stella sia il contrario, che non ci sia un altro obiettivo o che magari per adesso non abbiate ancora pensato a un altro obiettivo, può essere perché appunto siete in una fase di stasi, ma stasi positiva, perché avete il 6 di bastoni che è la carta del successo, 6 di pentacoli che è la carta dell'abbondanza e della generosità. Un'altra sfumatura sottile di questo gruppo di carte è, ho come la sensazione che qualcuno non abbia la speranza, la fiducia sul fatto che possa essere riconosciuto nel lavoro che sta facendo, però ho come la sensazione che sia solo una vostra idea, perché in realtà appunto avete sia il 6 di pentacoli che il 6 di bastoni. Andiamo a vedere il 10 di spade. Giudizio. 8 di pentacoli, 9 di coppe appeso. Ragazzi, io qui ho la sensazione che vi verrà fatta una proposta di lavoro e per qualcuno si tratterà di dover cambiare lavoro. E avete la carta dell'appeso perché è come se ci steste pensando. Qualcuno ci sta pensando perché giustamente, come vi dicevo, per certi versi siete appagati da quello che... Per certi versi, ho detto. Ho già sentito qualcuno che diceva... che si lamentava, insomma. Però c'è una sorta di appagamento, anche se magari non vi sentite pienamente soddisfatti magari a livello economico, anche se devo dire c'è il 6 di pentacoli e quindi le cose sono in equilibrio. Andiamo a vedere questo asso di coppe perché ho come la sensazione che qualcuno potrebbe... C'è un 9 di coppe, il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto. È un po' come se qualcuno vi offrisse, non dico il lavoro dei vostri sogni, però qualche tipo di collaborazione di lavoro che voi avete sempre sognato. Potrebbe non essere un lavoro stabile, nel senso con sede fissa. Potrebbe essere un lavoro dove magari avete bisogno di spostarvi. O per dire un lavoro, sapete, se fosse tipo una collaborazione freelance con qualche autonomo, con qualche ditta così, potrebbe essere un lavoro che non è standard, quindi non è tipo, vi faccio un esempio, dalle 8 alle 5, dal lunedì al venerdì. Potrebbe essere un lavoro su turni, potrebbe essere un lavoro dove magari vi basta lavorare poche ore al giorno per guadagnare uno stipendio. Sta di fatto che con la carta dell'appeso dovete valutare un po' bene tutte le sfaccettature, eh? Andiamo a vedere l'asso di coppe. Quante? Allora, abbiamo il Papa, il 9 di Pentacoli e il Matto, tutti e tre al contrario, poi abbiamo 10 di Pentacoli, 3 di Spade e 5 di Bastoni. C'è, come vi dicevo, questo nuovo inizio. Ripeto, non sento che sia un qualche cosa di... Sì, è un contratto anomalo, mi viene da dire. Ok, è qualche cosa che non è del tutto standard come o orario di lavoro o come tipo di contratto o come tipo di compenso. Cioè, se per esempio voi siete abituati a ricevere il fisso mensile come
stipendio potrebbe anche essere un lavoro a provvigione, per esempio a percentuale, per farvi capire cosa intendo. Diciamo che potrebbe essere un lavoro comunque alle dipendenze di qualcun altro, non necessariamente dipendenza sotto busta paga, ma se per esempio appunto siete collaboratori, c'è un'altra persona che vi dice di che cosa ha bisogno, di conseguenza il vostro lavoro si sviluppa da lì. È comunque un nuovo inizio abbondante, ragazzi. C'è anche un tre di spade, quindi può essere che all'inizio sia un po' faticoso. Se dovete entrare in un gruppo nuovo, può essere che sia un po' faticoso entrare in un gruppo perché il gruppo di lavoro che c'è è già ben consolidato. Però è questione di pazienza e soprattutto cercate di avere un po' più di fiducia in voi stessi, perché con questo matto al contrario ho anche l'impressione, perché avete il matto che è una sfiducia, il 9 di pentacoli che è una carta di scarso amor proprio. Quindi qui è come se voi stessi non aveste fiducia in voi stessi di riuscire a portare a termine il lavoro, a integrarvi magari nel gruppo di lavoro, ma sento che è una vostra idea, perché cioè, non è neanche una paura perché non c'è neanche la luna, però probabilmente è semplicemente una vostra attitudine, quella di credere poco in voi stessi. E qui le carte invece vi dicono di concentrarvi sull'amore, sull'apertura del cuore con questo asso di coppe. Andiamo a vedere una carta delle fatine, per piacere, grazie. Persi e trovati, bellissima carta. Questa carta vi dice che finché non avete perso qualche cosa, scusate, finché non avete, sì, finché non avete perso, non vi rendete conto che non avete perso qualche cosa, non lo potete ritrovare. Ehm, e vi dico che io sento molto questa carta collegata alla notte buia dell'anima, perché è quella fase della nostra vita, quella fase del risveglio spirituale della nostra vita dove non ci sentiamo persi letteralmente, non sappiamo più chi siamo, che scopo abbiamo, dove andiamo. Però è proprio quel tipo di vuoto, se vogliamo, di sensazione di perdizione, è proprio quella lì che ci permette ad un certo punto poi di ritrovarci. Quindi di dire: ok, eccomi, sono qui, adesso io voglio fare questo, io sono qui per questo, servo a questo, ho bisogno di quell'altro e via via, ricominciando a conoscersi fondamentalmente. E poi abbiamo una carta di celebrazione e quindi qui vi dice che è ora di prepararsi perché un invito può essere sulla strada. Io vedo qui che avete una chiamata, ragazzi, quindi secondo me se state aspettando un lavoro potrebbe esserci la chiamata, soprattutto se avete mandato dei curriculum, e se avete proposto qualche tipo di progetto, magari a qualche azienda, arriverà una chiamata, ok? Magari non è il lavoro a tempo indeterminato per gli inizi, però comunque è già qualche cosa che si muove. L'importante è che inizi a muoversi un pochettino l'energia, ok? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, un commento, una condivisione, una donazione, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.